Ciao a tutti, grazie anche alle vostre segnalazioni, oggi introduco il primo confronto tra due prodotti che ho già recensito qui sul canale e di cui vi lascerò i link diretti alla fine del video. Dopo aver passato un po' di settimane a studiare il modo per me migliore di presentare questa tipologia di video, ho scelto di riassumere in pochi minuti le caratteristiche di base dei prodotti a confronto e, come nei vecchi videogiochi arcade, assegnare una stella al vincitore di ogni singola categoria, così poi da ottenere automaticamente il vincitore. Partiamo. La costruzione è un punto di forza notevole per le Sony, che vincono a mani basse questo scontro per una migliore implementazione dell'archetto, per materiali più soffici e modellabili e per una qualità percepita mediamente maggiore rispetto alle JBL. Da tenere sempre a mente che stiamo parlando di cuffie di fascia medio-bassa, ma ad ogni modo, come potete vedere, sia la finta pelle che la modalità di apertura dell'archetto, che sulle JBL è nella parte bassa mentre nelle Sony è in quella alta, sono oggettivamente migliori in queste ultime, quindi in questo caso il mio punto va alle Sony. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, più o meno si equivalgono, anche se alcuni aspetti sono a vantaggio delle JBL. Queste infatti hanno una versione più moderna del Bluetooth, implementano la versione 5.3 invece della 5.2 delle Sony e hanno un driver leggermente più grande, da 33 mm invece dei 30 mm delle Sony. Queste ultime però hanno un microfono che performa meglio di quello delle JBL, anche se in definitiva entrambi i modelli non sono indicati per le chiamate vocali. Le due applicazioni dal punto di vista della qualità e delle funzioni offerte si equivalgono, ma la mia preferenza va a JBL perché la trovo più pulita, più immediata e con le funzioni tutte a portata di mano. A differenza dell'applicazione Headphones di Sony, che risulta più austera, dal design molto semplice e con diverse pagine e menu per accedere alle funzionalità, quella di JBL è più colorata, moderna e tutto ciò che serve è sempre a portata di dito. Anche la gestione dell'aggiornamento firmware è migliore nell'applicazione di JBL, perché in quella di Sony non c'è un menu dedicato per controllare la disponibilità di aggiornamenti, ma è l'applicazione che invece notifica la presenza di un nuovo firmware. Rispetto alle Sony, le JBL non hanno quell'effetto sottovuoto quando si indossano, ma soffrono invece di qualche rumore di troppo dovuto al materiale meno premium. Quando le indossate e dovete fare una breve corsa per prendere l'autobus che sta arrivando, per esempio, ecco, le copelle scricchiola in modo fastidioso, fa dei cric-cri poco piacevoli. Inoltre il grado di compressione laterale è maggiore per le JBL rispetto alle Sony e questo si traduce in un comfort leggermente a vantaggio di quest'ultime. Ce ne accorgiamo anche solo confrontando le aperture massime dei due modelli. Le JBL infatti hanno un'estensione massima di 23 cm, mentre le Sony raggiungono i 26 cm. 3 cm possono sembrare pochi, ma fanno tutta la differenza del mondo in termini di comodità. Sono entrambi modelli orientati ad un certo tipo di musica che predilige i bassi, anche se ho trovato il driver di Sony più elastico e in grado di performare meglio rispetto alle JBL. Se siete quindi più attenti all'aspetto sonoro rispetto agli altri indicatori, rivolgetevi alle Sony e non sbaglierete acquisto. Inoltre, sempre le Sony hanno due tecnologie interessanti come il DSEE e il Virtual Audio 360 che JBL non implementa, e vi rimando alla recensione completa per saperne di più. Pur avendo entrambe una batteria di lunga durata che non vi lascia a piedi, qui JBL vince avendo fatto un ottimo lavoro dal punto di vista della gestione energetica. Se le Sony dichiarano 50 ore consecutive e riescono ad ottenere qualcosa in più con una gestione oculata, diciamo arrivando quasi a 53 ore, JBL ne dichiara invece 57 ma riesce a fare ancora meglio arrivando a qualcosa come 63 ore consecutive se non teniamo il volume a livelli massimi. Ripeto, le Sony fanno un ottimo lavoro, ma JBL in questo senso fa quasi 10 ore in più. Se poi consideriamo che entrambe hanno la ricarica rapida, ma Sony con 3 minuti ci dà un'ora e mezza e JBL con 5 minuti ci dà 3 ore di ascolto, direi che è ancora più chiaro chi vince in questa categoria. In definitiva, questo confronto si traduce in un pareggio in termini di stelle assegnate alle singole categorie, anche se per me, mio modestissimo parere, ai punti vincono le Sony VHCH 520, perché per me, ripeto, sono più importanti la qualità costruttiva e il suono rispetto agli altri indicatori. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti e come sempre vi invito a mettere un like e ad iscrivervi al canale per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Alla prossima!